Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui con le dirette di Teatri Riflessi per conoscere i protagonisti di questa nuova E le edizione protagoniste. e le protagoniste. Bravissimo Valerio, siamo qui, Dario D'Agata, Valerio Verzin. Ciao. Come ormai sapete, chi ci segue, se qua c'è Valerio Verzin, significa che oggi l'intervista sarà in inglese e quindi io sparirò. Uno perché ho un po' la voce calante, quindi mi sto sforzando tantissimo, ma perché qui ci passiamo dall'estate all'inverno, dall'inverno all'estate, e poi perché insomma non so parlare l'inglese abbastanza bene. Allora, quindi possiamo iniziare, ma l'hai messo? Vediamo, bravo Valerio, Sì. perché io ero a Via Grande Studios, dove peraltro voglio dire, saremo anche venerdì, magari facciamo qualche video, no? Perché c'è una delle ultime restituzioni del progetto Humus Saliens che ha avviato Valerio con la collaborazione di Via Grande Studios, sia col corso di avviamento professionale e con la scuola di scrittura e storytelling, quindi salutiamo tutto lo staff di Via Grande Studios e in particolar modo Claudia Migliori, la direttrice di Via Grande Studios, e Manuela De Quarto che dirige la scuola di scrittura. E ci sarà questa restituzione finale dove si vedranno i lavori di drammaturgia curati dai giovani coreografi dell'avviamento professionale insieme ai giovani scrittori della scuola di scrittura e drammaturgia, che poi con INGRESSO adatteranno e rielaboreranno queste drammaturgie per la danza nello spazio del parco comunale di Zafferana Etnea il 15 luglio, perché dal 13 al 15 luglio 2023 torna Teatri Riflessi, vedete qua sotto, Teatri Riflessi 8, ingresso gratuito, ci sono 13 corti in gara che sono i protagonisti dell'edizione insieme a tutte le altre attività, le presentazioni di libri, le mostre, le installazioni, le video installazioni, i visori dove attraverso i quali immergersi in uno spettacolo di danza e tanto altro, c'è un sacco di roba, guardate il sito dove c'è tutto, ma i protagonisti sono loro, i 13 corti in gara, e oggi conosciamo i protagonisti di Corrente. Corrente in inglese, Corrente non è in italiano, bensì in portoghese, perché abbiamo con noi Beatrice e Tiago. Hi there. Hi. Ciao. Come si dice? How to say in portuguese ciao? Ciao? Hola. Hola, come in spagnolo? Yeah. Lascio parlare. See you soon. Buona chiacchierata. Ciao. See you in a bit. Ok, allora, dirò due cose in italiano per il nostro audience. Come sapete io sono molto a disagio in questa situazione di presentatore, infatti cercherò di limitarmi il più possibile per lasciare parlare loro. Quindi partiamo subito e cerchiamo di mantenerci sintetici, che di solito con me si sfora. Allora, Beatrice and Tiago, it's a pleasure having you here. How are you doing, guys? Doing good. Thank you. Happy to be here. So envy that it's so sunny there. Anyway, okay, let's just start with a question, right? And I will ask you something in English and then translate it back into Italian. But first of all, I wanted to know something about you too. So can you tell us a little bit about you? Potete raccontarci qualcosa di voi? Well, we started working together about 3 years ago, and we started really slow, just because we wanted to explore something that we could do together, and then eventually we started to find something more exciting, and eventually we had this duet. And the opportunities appeared to dance it, and now we're here and we are working on new things, and it's interesting because we didn't plan to choreograph necessarily. We wanted mostly to interpret and dance, and now we are doing both, and we're finding something that's exciting. That's great. So, hanno iniziato a lavorare insieme 3 anni fa. Hanno iniziato lentamente ad esplorarsi, a conoscersi, a fare cose insieme. In realtà, non lo so, inizialmente non volevano fare coreografia, volevano principalmente interpretare, quindi lavorare come interpreti. Poi un po' è nato così per caso. Ora fanno entrambe le cose e insomma volevo sapere però se questo fosse quindi il loro primo duetto insieme. So is this your first duet that you're doing together? Yes,
Sì, è così. Great. And so the piece is called Corrente, right? What is it about? Di cosa tratta Corrente? Corrente in Portuguese is current in English. I don't know what's the word in Italian. Corrente. It's the Corrente. same as in Portuguese. Well, probably like in Portuguese, there are many symbols to many relations to this. In terms of words, you have a water current, a wind current, philosophical current. So we found it interesting to use this word to call our duet. Our duet is like a meditation, and so the name made sense to us. But the theme is really about a united being. So initially we are a separated being. Let's put it like this. It's not easy to make it into dance. It's not representative, but that's where it came from. So we are a separated being that becomes united throughout the duet. I guess that's the base of the duet, right? Yeah, that. Okay, shall I translate that first? Then you can add whatever you want. Ok, allora, anche in italiano si chiama Corrente, bellissimo, e come nel portoghese Corrente ha molteplici significati, appunto, ci diceva Beatrice, la corrente può essere quella dell'acqua, può essere quella del vento, può essere anche la corrente filosofica, e quindi, insomma, era stimolante, anche molto interessante da usare come nome per un duetto, e un duetto che vuole essere un po' una meditazione, che parte da quest'idea di un essere unito, di corpi uniti, che all'inizio però uniti non sono quindi separati. Quindi è da questo che parte l'idea e il tentativo di rappresentarla nello spazio, fino ad arrivare a quest'unità, questa fusione, se vogliamo. And in that separation, we interpret two different roles or two different characters. There's the conscience and there's the body. And the fact that they exist, it doesn't mean they are real. So what relates our duet to the festival, we thought in the theme of otherness, would be precisely that that's just a misconception that the other exists. There's no other, there's just one. And our inspiration... There is no separation between body and consciousness, so it's not one and the other, it's just one. And also one with the world, so that's our relation to it. So what happens in the duet is precisely finding a unified being, finding a motion together that represents one. The one. Ok, aggiungeva Tiago appunto, e lavorare da quest'idea di unione soprattutto attraverso la separazione di due ruoli, la separazione come di due personaggi, la coscienza da un lato, il corpo dall'altro, no? E lavorare anche sul fatto che appunto il fatto che esistano non vuol dire che siano reali, questo si lega in parte al tema dell'edizione, come giustamente hanno detto, che è quello di alterità, e quindi il rapporto con l'altro, che è un po' un fraintendimento. L'altro in qualche modo non esiste, alla fine c'è solamente uno. E lo stesso può essere applicato a questa dicotomia tra corpo e coscienza. È una differenza apparente in realtà, è solo uno con il mondo in realtà. E quindi sì, il lavoro è andato in questa direzione di fusione tra mente e tra corpo, cercando di indagare le emozioni anche che nascono da questo incontro. So great that you covered also that question about otherness. And another thing that it's really important for Teatri Riflessi is the short format. Because we think that's really captivating, and it might be also a challenge both for the artists and
for the audience. So like, do you find some differences when you perform in like short works compared to longer pieces, if there's any? Quindi qual è la differenza, se l'avvertite, quando danzate in lavori più brevi rispetto a pezzi più lunghi? Com'è lavorare con il genere del corto? For me, I think a short format really demands something more simple that is developed throughout the piece, because you don't have that much time to explore too much, and if you do, you end up losing the thing you actually want to explore. So I think it's important to stick to something you really want to go further into. And also, I think there's a chance, because it's something shorter, to go deeper into meaning of this, because you really explore something simpler. You get to find something new, and when you have a bigger piece, maybe you cannot put so much detail into something simple. Otherwise, in the middle of everything, it becomes too much. So you take longer on certain things, but you don't go as far. I think it makes something a bit more dense, a bit denser. So I think we're also big fans of coherence in shorter things. There's this need of making it work by itself, which can be hard. In a big piece, you have the time to enter in a mood, to go with it a bit, and in something shorter, you have to be fast creating a world. Allora, Beatriz dice che il corto in qualche modo domanda, richiede qualcosa di semplice, che va sviluppato in poco tempo a disposizione, no? Altrimenti appunto non si ha abbastanza tempo per trattarlo, quindi la semplicità è la chiave, e nella semplicità e nel lavorare su un'idea abbastanza concisa, no, si ha modo però di approfondire anche il significato di tutto questo. Lavori più lunghi a volte appunto richiedono talmente tanti dettagli che forse, insomma, per essere così nitidi si perde un po' la direzione. A loro importa molto mantenere questa coerenza nella brevità. Lavori più lunghi, appunto, permettono di entrare più lentamente, insomma, nel mood, nello spirito del pezzo. Con il corto bisogna essere molto veloci a creare il mondo che poi si andrà ad abitare. So, very important question for us. Why did you apply to Teatri Riflessi? Were you expecting something in particular about the contest, about the place? I don't know. What was it? Perché vi siete candidati a Teatri Riflessi? Cosa vi aspettavate, se vi aspettavate qualcosa? So, reading the open call, we could tell that the goals of the festival would approach our current situation, which is we are trying to find new places to share our work and to meet other artists that we could eventually even collaborate. And this contest feels mostly like a festival itself, because it reunites people from all over the world. And we expect to have the opportunity to maybe find other opportunities from this one, which is always a very exciting thing to have in this stage of our collaboration. And and see Sicily, it's a beautiful island. So excited. I mean.
Allora, hanno ovviamente letto il nostro bando, che noi abbiamo pubblicato a gennaio, e hanno capito, insomma, che gli obiettivi del festival andavano, insomma, erano in linea con quello che volevano, e quello che la loro situazione attuale richiedeva, e cioè cercare nuovi spazi in cui portare il loro lavoro, e possibilmente anche incontrare nuovi artisti con cui far nascere delle potenziali collaborazioni. E quindi il contesto di questo festival, no? Riunendo persone che venivano un po' da tutto il mondo, poteva dare loro l'opportunità di aprire nuove porte, di dare ulteriori opportunità. E quindi sì, c'è grande attesa per questo, c'è soprattutto attesa per vedere la Sicilia, questa bellissima terra. So would it be your first time coming to Sicily? Prima volta. Fantastico. Okay. So just one last question for you, and it's about the inspiration of your work. Like, because of course, like you are two individuals, you're also two beautiful dancers, right? So how was it to create something together? Was it hard? Was it easy? Did you get like inspired from each other? Do you try to just set on one particular kind of movement quality? How was it like working together in the studios? Quindi ho chiesto un po' come è stato lavorare insieme, no? Due individui diversi che si conoscono da 3 anni, danzatori molto bravi. Com'è stato mettere insieme e arrivare, insomma, al lavoro finale? Yeah, so we actually already danced together before for so we already kind of knew each other as dancers. So when we decided to create together, we already had a feel of how the other person moved. But we are very different dancers, actually. So it was a challenge for us to find something together. We do have similar interests, so I guess that really united us at the beginning. But we struggled a bit. That's maybe why we took longer to explore at the beginning, to understand what we wanted to do together. And because it's dance and not theater in this case, what we decided to do is we kind of developed these two paths for improvisation, where we explored two different movement qualities. What in particular we did this. So the contest would be one quality of movement and the body the other, with a similar base, but different ways of moving. And then they unite, and also the movement quality becomes one. So they merge, and we explored that. So it became clear what we wanted to do in terms of movement with our artists. And also, we have an interest, I think we have similar interests in terms of dance, or we had back then one similar interest, and it was a lot about duet work and a bit of formalism work. Now we're maybe not there in what we want to explore together, but that's what we wanted for this. So some decisions we had to make. Corrente really marks our initial calling, let's say, like what united us and our interest. And just to add that sensation, the sensation was our goal. Let's say what we wanted to explore in movement, and so the improvisation session would be about trying to find a sensation together, and that we found with time in residency together. And that's the exciting part, because now also working in different pieces at the moment, we try to find that coherence, let's say. Again, the same that Beatrice was saying before. Okay. Sorry, long. Going back here.
Allora, non è stato facile, anche se avevano già danzato insieme prima, quindi si conoscevano come performer, però allo stesso tempo riconoscevano anche di essere performer diversi, e quindi è stata un po' una sfida. Avevano però degli interessi simili, quindi quello ha costituito un punto di incontro, no, per intraprendere questo percorso, che loro hanno sviluppato attraverso, ecco, la pratica dell'improvvisazione, quindi sviluppando qualità di movimento attraverso l'improvvisazione, quindi lavorando sull'improvvisazione della coscienza del corpo e soprattutto su una qualità di movimento che era data dall'unione, no? Dei due elementi insieme, da questa idea di unità. E quindi a quel punto è diventato tutto un po' più chiaro. Erano soprattutto interessati fin dall'inizio, forse adesso è un po' cambiata la cosa, però all'inizio sul lavoro, no, del duo, quindi su come si lavora insieme. E in qualche modo Corrente, no, segna questo primo passo nella loro collaborazione. Il punto centrale, ha aggiunto Tiago, è stata proprio la ricerca e l'esplorazione della sensazione. Era un po' l'obiettivo, cercare di trovare questa sensazione insieme. E sono riusciti attraverso un tempo abbastanza dilatato e attraverso azioni in residenza, quindi per diverso tempo appunto lavorando insieme. Ed ora cercano, no, di portarsi un po' anche questo obiettivo nei loro altri lavori, quindi continuare a lavorare su questa sensazione anche in altri contesti. So, thank you guys a lot. It was amazing having you here. Yeah, have a nice evening in Portugal, in Lisbon, right? Thank you. And see you very, very soon. You will be performing at Teatri Riflessi on Thursday, the 13th of July. So, ladies and gentlemen, come and see Corrente a Teatri Riflessi. Venite a vedere Corrente il 13 luglio a Teatri Riflessi. Thanks a lot. Thank you. Bye bye.